Bene ragazzi, arrivati a questo punto giustamente facciamo 4 chiacchiere di questo nuovo obiettivo 85 mm 1.8 con attacco RF non EF, tengo a ricordarlo, quindi sarà compatibile con tutte le mirrorless Canon, partendo dalla più piccola alla RP, come nel mio caso la R. Tutte le foto che hai visto e che vedrai anche in futuro le scatterò con questa fotocamera, ovviamente la nuova R3, la R5 e la R6. Ok ragazzi, qui sopra il tavolo vedete anche la versione per Sony, perché io l'ho provato giusto 3 mesi fa e come vi dicevo in quel video si è comportato decisamente bene, anche perché lo ricordo, perché è decisamente importante, non costa 1000, 1500 neppure 2000 euro, costa 300 euro e vi portate a casa delle ottime foto e funziona decisamente bene anche in modalità video. Comunque vi lascio le schede qui sopra, se sei un possessore di fotocamere Sony dacci un occhio, ok? Oggi invece ci concentriamo su di lui perché è la novità, come vi dicevo attacco RF, e credo che sia la prima azienda di terze parti che produce obiettivi proprio con questo attacco, ma adesso vi darò qualche informazione in più. Quanto riguarda invece il contenuto della confezione, questa è ovviamente la scatola di cartone, al suo interno ci sono anche istruzioni e garanzia, però al suo interno la cosa più importante è che troviamo questo 85 mm 1.8, i due tappi, copri baionetta, copri lente. Ricordo che la lente ha un diametro da 58 mm e troviamo il paraluce, decisamente molto utile, che il sottoscritto so che non utilizza moltissimo, ma voi fate quello che dico, non quello che faccio, utilizzate il paraluce, specialmente quando fotografate contro luce, anche perché lui un po' di flare lo soffre. Paraluce che decisamente fa sempre piacere trovarlo, a differenza di altri brand dove paghiamo i nostri obiettivi decisamente molto ma molto più profumatamente e non ci danno neppure un pezzo di plastica in dotazione. Nel video che avete appena visto, mi riferisco ovviamente al BTS, ho scattato quasi sempre in controluce e purtroppo un po' di flare su certe foto mi entrava, avrei dovuto utilizzarlo, l'avevo anche portato con me, però stavo utilizzando i filtri ND, tra l'altro avevano anche un diametro più ampio da 58 mm, quindi con l'anello adattatore ho risolto, però sapete che quando utilizziamo i filtri ND il nostro paraluce non entra più e questo è uno dei pochi handicap dei filtri ND. Quanto riguarda dimensioni, peso, beh qui la Yongnuo si merita un bell'otto e forse anche qualcosina di più. Come vedete dimensioni decisamente compatte, fa di questo obiettivo l'arma vincente la sua portabilità. Abbiamo 380 grammi, quindi molto leggero, pesa di più rispetto al modello per Sony, ma qui abbiamo il barilotto in metallo e la differenza ovviamente c'è, però abbiamo anche una costruzione decisamente più elevata. Altre cose da ricordare di questo obiettivo: 9 elementi, 8 gruppi, 7 lamelle, l'apertura ve l'ho già detta, f1.8 è la massima e la minima invece è di f16. Come dicevamo, questo Yongnuo 85 mm è costruito decisamente molto bene, un passo in avanti di questa azienda cinese rispetto alla versione per Sony che è costruito in plastica, mi riferisco al barilotto, qui lo troviamo in metallo. Ovviamente la ghiera è in plastica gommata, molto fluida. Ricordo ancora una volta che il diametro dei filtri è di 58 mm, però la grossa sorpresa e novità che troviamo in questi obiettivi della Yongnuo è che la baionetta sia in metallo, i contatti si sono placcati d'oro, però troviamo una guarnizione, quindi possiamo anche dire che è anche tropicalizzato. La Yongnuo non dà una impermeabilità al 100%, però secondo me contro i fenomeni lievi di pioggerellina e la polvere va più che bene, quindi brava Yongnuo. Ma veniamo decisamente alla cosa più importante di questo nuovo obiettivo della Yongnuo, e ricordo ancora una volta che questa azienda è la prima azienda di terze parti che produce obiettivi con attacco RF. Allora qui vi ho portato anche il Canon 35 mm con attacco ovviamente RF. Quando ha introdotto questa baionetta, la Canon ha introdotto anche questi nuovi obiettivi, sia per la serie L che dicevo questa serie per obiettivi più economici, che hanno due ghiere. La classica che conosciamo tutti per la messa a fuoco manuale e una ghiera che può essere personalizzata a proprio piacimento. Apertura del diaframma, modifica dello shooter, modifica degli ISO, insomma basta impostarla come più ci piace. Ecco che mi riallaccio al nostro 85 mm. Innanzitutto nel barilotto abbiamo due switch, il classico che conosciamo tutti per attivare e disattivare la modalità di messa a fuoco automatica, e dopo abbiamo un altro interruttore
possibilità, 3 opzioni. Allora, la prima è quella focus, quindi modifichiamo la messa a fuoco in manuale e ovviamente è molto fluida anche se lo utilizziamo in modalità video, sempre in manuale. Dopodiché in modalità control, ecco che a differenza del modello per Canon, che qui abbiamo 2 ghiere, qui nel Yongnuo ne abbiamo solo uno, anche qui darle una funzione a nostro piacimento, apertura del diaframma, degli ISO, insomma devi scegliere tu. Come vi dicevo, nel Canon abbiamo la ghiera che ogni volta noi la spostiamo sentirete il click. Qui invece abbiamo l'opzione che possiamo o attivarlo o disattivarlo, infatti l'altra opzione è il click, quindi ogni volta che noi gireremo questa ghiera sentiremo anche il click. Ovviamente in modalità foto è molto valida, io utilizzo sempre questa funzione, diciamo, però se devo girare dei video in modalità manuale, anche se non lo faccio quasi mai, ovviamente è consigliato mettere in modalità control e non avremo nessun tipo di click. Okay, parliamo adesso di autofocus, argomento che interessa a molti di voi, vogliono sapere come si comporta questo Yongnuo 85 mm in modalità ovviamente di messa a fuoco punto singolo, in modalità servo e ovviamente in modalità video. Allora, innanzitutto tutti i test che io ho fatto, le prove ovviamente le ho fatte con la EOS R, e quindi se sei possessore di un RP, beh, la cosa è valida al 100% anche per questo corpo macchina, però se sei possessore di una R6 o di una R5 o di una R3, beh, ovviamente le prestazioni qui saranno decisamente migliori perché sono corpi macchina decisamente appena usciti e ovviamente la velocità della messa a fuoco dipende non solo dall'obiettivo, ma la stragrande maggioranza del lavoro lo fa proprio il corpo macchina. Fatta questa piccola premessa, non spaventarti perché funziona decisamente bene anche nella EOS R. Ti posso garantire che se lo utilizzi in modalità di messa a fuoco a punto singolo, come faccio io di solito con la EOS R, funziona super bene, super veloce, non perde un colpo. E sorpresa delle sorprese, se lo utilizzi in modalità servo con il tasto back button, quello che utilizzo sempre io, che puoi tenere anche la tracciabilità continua, beh, qui sono rimasto decisamente sorpreso perché al 98% non perde un colpo. Uso quel 98% perché perfetto non lo è, non lo è neppure la Sony A7C, quindi presuppongo che nella R6 e nella R5 funzioni decisamente bene. Quindi sotto questo punto di vista questo Yongnuo 85 mm mi ha sorpreso e anche questo è un punto a suo favore. Per quanto riguarda invece il video, utilizzando ovviamente la messa a fuoco ovviamente automatica, se vogliamo utilizzarla in modalità automatica, se vogliamo riprenderci, tranquillo che per quello che ho potuto provarlo in questi giorni funziona decisamente bene. Ho fatto qualche test anche con Cristina e ho visto che teneva anche l'occhio sempre a fuoco, quindi un punto a favore anche in modalità video. Bene ragazzi, allora siamo quasi giunti al termine di questo primo video dedicato a questo obiettivo della Yongnuo, questo gioiellino, vorrei definirlo così perché secondo me se lo merita. Sono rimasto decisamente contento delle prestazioni che offre questo obiettivo e come vi dicevo rimarrà nel mio zaino. Non è un video sponsorizzato dalla Yongnuo, tutto quello che vi ho detto è farina del mio sacco e se ve ne ho parlato bene è perché se lo merita. Come vi dicevo usciranno altri video, almeno uno sicuramente, dove vi porterò oltre al backstage altre considerazioni, altri feedback. Per quanto riguarda le cose negative da segnalare, allora beh, nulla di grave da prendere in considerazione. Allora, per quanto riguarda la miniatura, la massima apertura sì ce n'è, però nonostante questo possa essere considerato un problema, che per me non lo è, possiamo risolverlo in post produzione. Presto dovrebbe anche uscire il profilo per Lightroom. Per quanto riguarda l'aberrazione cromatica, nulla di grave da segnalare, poi dipende sempre dal contesto della foto. Ovviamente contro luce ne abbiamo di più, però come vi ho detto prima, utilizzate il paraluce, non fate come me. Fate anche l'aggiornamento del firmware tramite Windows, perché con Mac non si può, basta scaricare il programmino e già alcuni problemi ho visto sono stati risolti, specialmente è più stabile quando fotografiamo a tempi più corti. Non è un obiettivo stabilizzato rispetto al modello della Canon, però è f2 e costa anche decisamente il doppio, sto parlando dell'85 RF
F2, che tra l'altro non ho avuto mai l'opportunità di provare, quindi non posso fare una comparazione. Per quanto riguarda la ghiera personalizzata, vi dico, è una cosa personale, io l'ho disattivata come ho disattivato nella R la touch bar, perché semplicemente io avevo impostato l'apertura dei diaframmi e ogni volta involontariamente io sposto la ghiera. Ripeto, è un problema che ho riscontrato per il mio modo di fotografare, magari per te non lo è. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi lascio il link in descrizione, se trovo i link di Amazon ve li lascio qui sotto. Ripeto, attualmente ve lo consiglio se sei possessore di una fotocamera mirrorless con attacco RF, beh, se ti piacciono le fotografie di ritratto e anche non, prendilo in considerazione perché stai spendendo meno di 400 euro e ti porti a casa un ottimo obiettivo. Un saluto e al prossimo video, ciao da Andrea.